Ciao, io sono Andrea Saffirio e oggi vorrei introdurre un argomento di cui secondo me si parla poco, ovvero arrangiare o riarrangiare per piccolo gruppo. Se cercate su internet troverete decine e decine di video, di tutorial su come arrangiare per big band, che è fichissimo, ma non è una condizione che ci capita tutti i giorni, per cui potremo imparare teoricamente ad arrangiare per big band, per orchestra, per grandi ensemble, ma non sapere effettivamente come questa cosa suona in pratica, mentre nella maggior parte dei casi nella vita reale ci troveremo in situazioni dove dovremo arrangiare per piccolo gruppo. Ed è una cosa di cui si parla relativamente poco, il che è strano anche perché saper arrangiare per piccolo gruppo aiuta moltissimo ad arrangiare poi per grandi ensemble. Diciamo che una volta trovata un'idea per piccolo gruppo, subentra il lavoro dell'orchestrazione, quindi decidere chi suona cosa, come mescolare i timbri, eccetera, eccetera. Per parlare di questo argomento ho pensato di fare una serie di video, ognuno dedicato ad un brano, e mano a mano che affronteremo brani diversi, l'idea è quella di stilare una sorta di lista di possibilità di tecniche di arrangiamento che possono essere utilizzate e mescolate tra loro. Quindi oggi inizieremo con un primo brano che è Aeronel di Thelonious Monk e cominceremo ad aggiungere degli elementi alla nostra lista di possibilità di riarrangiamento. Chiaramente non tutte le tecniche sono utilizzabili sempre con efficacia su tutti i brani, ma a noi quello che ci interessa è avere una sorta di cassetta degli attrezzi, una lista di cose da valutare che di volta in volta scegliamo se e dove utilizzare in base ovviamente al nostro gusto, al nostro orecchio e a quello che stiamo ricercando in quel momento. In questi video analizzeremo una serie di brani che ho arrangiato e registrato con un gruppo per cui scrivo e arrangio da anni, che è un trio pianoforte, contrabbasso e batteria, che si chiama No Trio for Cats. Questo per darvi una visione dall'interno di una situazione reale e non ipotetica, pensata apposta per la didattica, ma proprio una versione effettivamente registrata su un disco, pensata per essere suonata effettivamente. E quindi di volta in volta farò un po' di esempi da questi brani, poi se invece avete interesse a analizzare e carpire alcune tecniche da una versione particolare di un brano che vi interessa, magari me lo fate sapere nei commenti e io me lo analizzo e magari ci faccio un video. Comunque i prossimi video probabilmente saranno tutti su brani di Thelonious Monk e Wayne Shorter, perché in questi ultimi anni ho registrato 2 dischi con questo gruppo, il No Trio for Cats appunto, per una serie chiamata Reframed, e quindi abbiamo un disco su Wayne Shorter e un disco su Thelonious Monk. Quindi oggi parleremo di Aeronel, che è questo brano di Thelonious Monk appunto. Allora, questo è un brano da 32 battute A-B-A che Monk suona swing sostanzialmente. Una delle prime cose che possiamo valutare in fase di arrangiamento o riarrangiamento è quella di cambiare l'andamento ritmico. In questo caso, ovviamente, diciamo, questo gruppo di cui sto parlando è un gruppo che esiste da anni, molto affiatato, per cui c'è uno scambio di idee, quindi chiaramente il lavoro di arrangiamento non è a carico di un'unica persona, ma ognuno propone delle idee e in questo caso appunto abbiamo scelto di cambiare l'andamento ritmico, in particolare con un groove di batteria, diciamo, derivato un po' dall'afrobeat, comunque diciamo in qualche modo ascrivibile al grande calderone che è quello dei ritmi latin, se vogliamo dire, cioè latin nel senso di latini. Sulla base di questo abbiamo deciso di far girare la melodia su questo groove agendo un po' per sintesi, quindi abbiamo tolto alcune delle note del tema. Ovviamente questa è un'operazione rischiosa perché i pezzi dei grandi compositori, e Monk è stato un grande compositore, sono già perfetti, hanno un'architettura perfetta e quindi togliere o spostare delle note può essere rischioso. Però in questo contesto, cambiando l'andamento ritmico, probabilmente sottrarre alcune note anche ad un pezzo che comunque è abbastanza conosciuto in ambito jazzistico, abbiamo ritenuto che potesse essere più interessante. Quindi cominciamo già a mettere nella nostra lista tra le varie possibilità, appunto, intanto cambio di andamento ritmico. Successivamente, sintesi del tema. Chiaramente quanto più il tema è famoso, tanto più possiamo permetterci di sintetizzarlo e dare per scontate alcune note.
tanto più la melodia è oscura, se vogliamo, quindi poco nota, tanto più dobbiamo essere attenti a quello che sottraiamo, perché rischiamo di rendere il tema sempre meno riconoscibile. E soprattutto dobbiamo fare attenzione a non togliere degli elementi proprio chiave della melodia, ok? Quindi partiamo intanto da questi due elementi. Il brano inizia con un'introduzione che però lasciamo alla fine perché, come spesso accade, l'idea per un'introduzione avviene successivamente, dopo che si sono sviluppati alcuni elementi nel corso dell'arrangiamento. È un'introduzione anche piuttosto semplice comunque. Definito il sound di questo andamento ritmico, appunto, passiamo all'arrangiamento proprio un po' pianistico, quindi alla scelta dei voicing e degli intervalli. Io ho trascritto una parte pianistica, quindi completa anche della mano sinistra e di tutte le varie armonizzazioni, e noterete che non ci sono praticamente mai dei voicing per la mano sinistra canonici. Ce ne sono solo un paio nella sezione A, ma per il resto non ci sono molti accordi di questo tipo. Ci sono anche molti accordi con la fondamentale, per esempio, che in una situazione di trio spesso si dice se c'è il basso la fondamentale non si mette mai. In realtà è più una questione timbrica, diciamo, non ci sarebbe bisogno di suonare la fondamentale di quegli accordi, ma suonandola in un contesto arrangiato dove siamo sicuri che il contrabbasso suonerà esattamente quella nota in quel momento e sappiamo che non stiamo andando a disturbare in qualche modo un walking bass improvvisato con delle note che potrebbero contrastare nel registro grave, allora in quel caso è una scelta timbrica, quindi raddoppiare una fondamentale che fa il contrabbasso non è un problema, purché si faccia con moderazione, diciamo. Il tema inizia in questo modo nella versione originale. Questo è l'inizio del tema, diciamo, originale. Allora, intanto abbiamo deciso, dal punto di vista pianistico, ho deciso di spostare tutta la prima parte del tema un'ottava sopra e armonizzarla in modo parallelo, diatonico, per decime. Quindi possiamo aggiungere un altro elemento alla nostra lista che è armonizzazione più o meno parallela, oppure anche l'inserimento di una seconda voce. In questo caso è un'armonizzazione parallela, quindi possiamo chiamare questa cosa appunto inserimento di una seconda voce, quindi seconda voce, contromelodia, possiamo chiamarla in molti modi. In questo caso quindi il risultato è il seguente. Ok, arrivato a questo punto invece abbiamo il primo accordo a contrastare questa parte lineare. La parte successiva della melodia non ha subito un particolare trattamento, semplicemente ho deciso di cambiare ottava, quindi di suonare il tema nell'ottava in cui è scritta sostanzialmente e di suonare la risposta che anche Monk suona nella versione originale un'ottava sotto per creare questo contrasto timbrico e farla sembrare effettivamente una risposta. Questo, diciamo, se ci trovassimo in una situazione di quartetto sarebbe molto chiaro perché magari il sassofono suonerebbe e il piano suonerebbe la risposta. Mentre in questo caso, visto che è lo stesso strumento, il pianoforte, a fare entrambe le cose, è bene distinguere timbricamente. Quindi, cosa possiamo, diciamo, trarre come regola generale da poter utilizzare o come approccio da poter utilizzare? Cambio di ottave o di registri, perché chiaramente io sto parlando del pianoforte, ma potremmo parlare anche di altri strumenti, quindi cambio di ottava, di registri. Benissimo, arriviamo alla prima parte che è effettivamente sintetizzata di questa melodia. La melodia originale fa, mentre invece abbiamo deciso di eliminare tutte le note successive alla prima e lasciare solo. Quindi sostanzialmente prendere la prima e l'ultima nota di questo motivo e rendere due appuntamenti ritmici. La prima la nota, la seconda un accordo. Inoltre l'accordo sarebbe La minore e Do minore, ma ho deciso di trasformare entrambi gli accordi in degli accordi sus, sostanzialmente mantenendo lo stesso accordo e cambiando il basso. Quindi La minore con Re al basso è un accordo sus. Do minore con Fa al basso è un accordo di Fa sus. Se alcune di queste cose non ti sono chiare, non ti preoccupare, fammelo sapere nei commenti. Se ad esempio hai confusione con gli accordi sus, ciao, potresti fare un video sugli accordi sus che non ci ho capito niente? E io sarò ben contento di farlo. Adesso do per scontate molte cose per parlare proprio del discorso dell'arrangiamento nel dettaglio. Quindi appunto abbiamo la
singola nota della melodia e non più le 5 note. Quindi. E successivamente la frase finale della A, dove abbiamo giusto gli ultimi due accordi armonizzati, quindi il Re settima e il Sol. In questo momento effettivamente sentite anche la fondamentale sia del Re settima che del Sol maggiore a dare un po' di profondità a questo momento. Diciamo che il tema si è sviluppato nel registro acuto inizialmente, piano piano è sceso, e adesso in questa conclusione facciamo sentire ulteriormente il registro più grave dello strumento, quindi c'è una sorta di sviluppo di questo tipo. La seconda A è praticamente simile, l'unica cosa che cambia è che nel finale abbiamo questo movimento finale qui armonizzato con delle quarte parallele, che diciamo non è il massimo dal punto di vista armonico, perché la quarta è un intervallo piuttosto vuoto, non particolarmente ricco di armonici, però ci aiuta a dare questo effetto e diciamo andiamo a toccare anche una nota che non sarebbe propria di quel Sol maggiore perché è un primo grado. Andiamo a toccare il Do diesis, quindi in qualche modo rendendo questo accordo lidio invece che ionico, se vogliamo parlare di modi, insomma. Comunque aggiungiamo questo colore dell'undicesima diesis che in qualche modo dà un tono un po' diverso, è un dettaglio chiaramente, ma un conto è questo accordo qua piuttosto statico e un conto è questo qui che diciamo è un pochino più aperto, ha una sonorità un pochino più particolare. Veniamo alla B. La B è un'altra sezione dove sono state sottratte diverse note, in qualche modo lasciando solo la cornice esterna dell'idea costitutiva della B. Quindi andiamo a vedere, invece di aggiungere tutti quei cromatismi che suonano, semplicemente lasciamo, suonando poi un accordo. Ora veniamo qui a un altro discorso importante che possiamo aggiungere alla nostra lista. Oltre al discorso della sintesi, qui c'è anche una scelta dei voicing specifica. Ora, nel caso in cui stiamo arrangiando per, non lo so, sassofono tenore, contrabbasso e batteria, non abbiamo veramente uno strumento armonico. Potremmo al massimo dare qualche bicordo al contrabbasso, qualche arpeggio particolare, ma tendenzialmente avremo meno possibilità di scelta dei voicing. Quando invece ci troviamo di fronte a uno strumento con delle possibilità armoniche importanti come il pianoforte o la chitarra o anche il vibrafono per esempio, è bene tenere sempre in considerazione che la scelta di un voicing specifico e non un voicing diciamo stock, di quelli ok, la minore suono questa posizione qua, senza starci troppo a pensare, indirizza l'arrangiamento diciamo in un modo specifico, perché scegliamo un colore specifico. In questo caso il voicing scelto diciamo prevede due intervalli di tono tra il Fa e il Sol, e tra il Si e il Do diesis, e un intervallo molto ampio invece tra il Do diesis e il Si bemolle, che è la nona diesis. Quindi abbiamo questo voicing abbastanza particolare, un po' anche monchiano come sapore. Dopo succede la stessa cosa, quindi la sintesi rimane la stessa, quindi questa piccola frase, alcune note della fine tolte e poi un accordo come appuntamento ritmico. Quindi prima abbiamo una risposta, successivamente c'è la stessa frase o quasi trasportato un tono sotto, cioè la stessa idea di frase. E qui invece abbiamo scelto un colore di voicing diverso. Quindi abbiamo sostanzialmente due triadi aumentate a distanza di tono. Quindi Mi bemolle aumentato e Re bemolle aumentato, Do diesis aumentato, che dona proprio quella sonorità di scala esatonale. Infatti in questo accordo ci sono tutte e 6 le note della scala esatonale. Tra queste due frasi, avendo sintetizzato la melodia, il rischio era di avere un po' di vuoto e in qualche modo l'idea è stata quella di riprendere un pochino quell'idea iniziale della sezione A con quella risposta, provando però in qualche modo a renderla coerente nel contesto della sezione B. E quindi abbiamo deciso di aggiungere questa risposta,
che ricorda la risposta della sezione A, ma è contestualizzata diciamo, è applicata in tutt'altro contesto armonico. Diciamo che in qualche modo è come se fosse un 2-5-1, un semitono sopra rispetto al Do minore Fa settima. Quindi abbiamo Re minore Sol settima, Do minore Fa settima. Come li possiamo collegare? Con un 2-5-1, un 2-5, un semitono sotto il Re e un semitono sopra il Do. Quindi Re, Sol, Do diesis, Fa diesis, Do naturale, Fa naturale. E anche in questo caso nel Fa diesis la scelta del voicing è specifica, perché cercavo qualcosa di piuttosto tensivo, diciamo, per rompere un po' la simmetria delle due frasi che si ripetono simili. E poi... Quindi cercavo qualcosa che in qualche modo desse una sferzata di tensione, che però durasse poco comunque. Quindi, cosa aggiungiamo alla nostra lista? Inserire delle risposte. Anche qui chiaramente non dobbiamo eccedere, perché se aggiungiamo più risposte che note tematiche diventa un altro tema. Quindi sempre con grande attenzione, col contagocce, diciamo, e comunque sempre facendoci guidare dall'orecchio e dal buonsenso. Infine, dopo che il tema è piuttosto movimentato, ci sono questi terzine, questi accenti ritmici, eccetera, eccetera, il tema si torna un po' più statico e quindi sembrava interessante assecondare con un movimento armonico che avesse comunque lo stesso tipo di staticità. Quindi in qualche modo possiamo dire che rientra nella scelta del voicing specifico, ma anche nell'inserimento di una seconda voce, che in questo caso è... Quindi... che sarebbe la seconda voce di... per poi lanciare l'ultima. Quindi, ricapitolando, vediamo se mi ricordo tutti gli elementi che poi scriverò nella lista qua a fianco. Cambio di andamento, sintesi di alcune delle note del tema, scelta dei voicing specifica, eventuale riarmonizzazione come nel caso dell'A minore che è diventato Re sus, inserimento di risposte come ad esempio inserimento di una seconda voce. Se ne ho dimenticato qualcuno, comunque lo trovate scritto qui o qui. E infine possiamo parlare dell'introduzione. Una volta stabilito l'andamento ritmico, il colore sia armonico che timbrico che vogliamo dare all'esposizione di questo tema, diciamo è più semplice pensare a un'introduzione. In questo caso l'introduzione è piuttosto semplice perché è un pedale di Re basata su questo ritmo, ovviamente poi elaborato, quindi diciamo è tutto anche, c'è un canovaccio sul quale poi c'è anche un certo grado di improvvisazione. E su questo pedale diciamo che l'idea era quella di alternare varie qualità di accordi comunque relativamente morbide, diciamo, per fornire un buon trampolino di lancio per questa melodia. Quindi spero che questo video sia stato utile per avere un'idea di come iniziare ad approcciare l'arrangiamento per piccolo gruppo. Abbiamo iniziato a riempire la nostra lista di strumenti utili per arrangiare per piccolo gruppo e non solo. Mano a mano che analizzeremo pezzi diversi arricchiremo la nostra lista, quindi arriveremo tra qualche video ad avere una lista bella nutrita e a quel punto effettivamente uno può prendere un pezzo, guardare la lista e dire qua posso fare questo, questo e questo e cominciare a, diciamo, giocare con tutte queste idee. Se non avete sentito il brano vi invito a sentire il brano di Monk innanzitutto e poi se vi interessa vi lascio in descrizione anche il link alla versione del No Trio for Cats, così da farvi un'idea di come suona questo arrangiamento effettivamente in trio. Grazie e al prossimo video.